Ogni mattina si sveglia, esce di casa, va al lavoro e sale su un aereo. Esegue i controlli che deve fare. Parla con la torre di controllo. Poi decolla, con 200 o 300 persone sedute dietro di lui, persone di cui non conosce nemmeno i nomi. E ogni sera, quando atterra, firma i documenti, lascia l'aeroporto, va a casa e rimangono in silenzio. Non è che non vogliano dire nulla, ma a volte ci sono sentimenti, quando osservi il mondo da 11.000 metri, che è difficile esprimere a parole. Ho passato anni a studiare la psicologia dei piloti italiani. Ho parlato con comandanti di voli a lungo raggio, che volano su rotte intercontinentali da 30 anni, e con giovani copiloti che hanno appena ottenuto l'abilitazione e stanno scoprendo che la professione non è affatto come se l'erano immaginata. Con piloti militari che hanno visto cose che non potevano rivelare e hanno scelto di non farlo a causa dei loro contratti. E il risultato è stato che ho sentito quasi sempre gli stessi pensieri, detti in modi diversi, con toni diversi, ma sempre le stesse cose. Hanno tutto sotto controllo, ma in realtà non è sempre così, e loro lo sanno benissimo. Una verità che non riescono a esprimere a parole. In Italia ci sono oltre 12.000 piloti certificati. Se si aggiungono gli equipaggi di cabina, gli istruttori di volo e i piloti militari, quella cifra triplica facilmente. Ogni giorno affrontano emergenze tecniche, condizioni meteorologiche variabili e decisioni in cui non c'è margine di errore. Ma la gente si ricorda di loro solo quando c'è un problema a bordo di quell'aereo. Non appena l'aereo atterra in sicurezza, tutto viene dimenticato. Il livello di problemi psicologici legati allo stress tra i piloti è più alto di quanto ammettano le compagnie aeree. Uno studio europeo pubblicato dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha dimostrato che circa il 13% dei piloti intervistati soddisfaceva i criteri clinici per disagi psicologici e la maggior parte di loro continuava a volare senza dirlo a nessuno. Considerate attentamente questa cifra. Quasi un pilota su 7. E non hanno detto nulla. Non potevano dire nulla. Perché farlo significa perdere la licenza. Significa perdere il lavoro. Significa perdere tutto ciò per cui sono stati addestrati. Tutto ciò per cui hanno sacrificato la loro vita. È l'unica vita che abbiano mai conosciuto. E così tacciono e continuano a volare. Continuate a guardare questo video, perché quello che sto per dirvi getta luce su una realtà che raramente viene discussa apertamente dai portavoce ufficiali delle compagnie aeree. Cosa succede davvero nella mente di un pilota? Al centro di questa professione c'è un paradosso che pochi estranei comprendono. Per anni, con grandi spese, i piloti vengono addestrati a mantenere la calma nei momenti di pericolo e confusione, a non reagire alle cose, a rimanere calmi quando tutto intorno a loro è rumoroso. Che ci sia una forte turbolenza o che il cielo sia completamente sereno. La calma non è uno stato naturale e costante. È, infatti, una recita. Una maschera che indossi così spesso che, dopo un po', non ti accorgi nemmeno quando te la sei tolta. Le neuroscienze spiegano come questo modo di comportarsi, nel tempo, influenzi la psicologia umana. L'amigdala, la parte del cervello, che trasmette questa sensazione di pericolo, impara a mettere a tacere i segnali di allarme durante il lavoro in un pilota esperto. Questo è necessario. È funzionale, è ciò che rende un pilota bravo nel proprio lavoro. Ma questa soppressione costante ha un costo biologico che non compare nei rapporti aziendali e non viene rilevato durante le visite mediche annuali. Quando lo stress a lungo termine sovraccarica il sistema nervoso per anni, la compulsione a sopprimere
si inizia a formare una disconnessione tra le reazioni provocate dai sentimenti interni e le responsabilità che non lasciano spazio all'errore, il che porta a una graduale perdita di funzionalità della corteccia prefrontale, la parte del cervello che ci permette di entrare in contatto con gli altri e di vivere il momento. Questa non è debolezza. Questo non è un difetto caratteriale. In psicologia, questo fenomeno è chiamato ipervigilanza cronica. Non si tratta di una condizione temporanea. È uno stato in cui il sistema nervoso è costantemente in allerta. Anche quando non ci sono emergenze, anche quando si è a terra, anche quando si trascorre del tempo con i propri cari. Nel corso di un anno, un pilota di lungo raggio vive innumerevoli momenti ad alto rischio. Problemi tecnici risolti in modo invisibile, emergenze di cui i passeggeri non vengono nemmeno a conoscenza, decisioni che potrebbero significare la differenza tra la vita e la morte, per centinaia di persone, tutte prese in pochi secondi. Ogni esperienza di questo tipo lascia un segno sul sistema nervoso, a volte piccolo, a volte quasi impercettibile, ma le cicatrici si accumulano, una nuova ad ogni volo. Dopo 10 anni, questa tensione costante inizia a cambiare profondamente la tua vita. Il modo in cui parli, il modo in cui ti comporti, in un modo che non puoi separare da ciò che accade nella cabina di pilotaggio, o che non riesci più a separare. Dopo 20 anni, alcuni piloti non riescono nemmeno a spiegarlo. Semplicemente non ci riescono più. E non è perché non vogliono, ma perché quella parte di loro che avrebbe potuto farlo si è consumata così lentamente che non se ne sono nemmeno accorti. L'unica cosa che possono fare è rimanere in silenzio. Questa è la parte più difficile di tutta la faccenda. Un medico in difficoltà può normalmente cercare aiuto senza perdere immediatamente il lavoro. Un avvocato, un insegnante, un ingegnere possono andare in terapia senza che il loro datore di lavoro lo venga a sapere. Per un pilota, tuttavia, non è così semplice. In Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, un pilota che ammette di soffrire di problemi di salute mentale, come stress significativo o ansia, rischia la sospensione immediata della licenza. Il sistema è strutturato in modo tale che essere onesti riguardo alla propria salute mentale significa, in sostanza, abbandonare la professione. Cosa fanno allora in questa situazione? Fanno ciò che la loro professione ha insegnato loro. Si controllano, mantengono il controllo, nascondono tutto. Arrivano persino a dire: è tutto sotto controllo, anche quando non lo è. E quando questi problemi si verificano a casa, diventano persone che le loro famiglie faticano a riconoscere. Fisicamente sono lì. Sotto ogni altro aspetto non ci sono. Il tasso di rottura familiare tra i piloti italiani è uno dei più alti tra le professioni ad alto rischio. Non è una coincidenza. Non è che siano persone difficili per natura. Non è nemmeno la lunga separazione dalle loro famiglie a causa di questi voli. È il risultato prevedibile e misurabile di un sistema che esige tutto e non lascia spazio all'essere umani. Torno al punto in cui tutto ha inizio. La cabina di pilotaggio, in cui entra ogni mattina. L'uomo su quella sedia non ti dirà mai come si sente davvero, o com'è quando gli chiedi come sta, nemmeno quando ha bisogno di parlare con qualcuno. Non è in linea con il personaggio in cui è stato plasmato. Gli è stato insegnato che vulnerabilità e responsabilità non possono coesistere. Quando hai paura, devi nasconderla. Ma c'è una cosa che desiderano, qualcosa di semplice, eppure quasi impossibile da ottenere all'interno del sistema in cui lavorano. Vogliono solo poter dire di non essere all'altezza, di essere capiti,
senza il timore di perdere il lavoro. Italo Calvino ha scritto: guardare il mare aperto è di per sé un atto di coraggio, ma il coraggio più grande è ammettere di avere paura. Un pilota che sperimenta una crisi emotiva non lo fa per caso. Non crolla in volo, ha troppo controllo per farlo. Crolla dopo, in silenzio. Quando la consapevolezza arriva, è spesso già troppo tardi. Ecco perché dobbiamo iniziare a guardare oltre l'uniforme, prima che l'aereo atterri, e quando non riesce più a reggersi in piedi da solo. Se questo video ti ha fatto venire in mente qualcuno, un pilota che conosci, un familiare, o forse te stesso, faccelo sapere nei commenti. E se non vi siete ancora iscritti, fatelo ora. Questo canale è qui per parlare delle cose che gli altri trascurano.